Salve e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un'altra delle mie creazioni, una scheda che tanti di voi hanno già visto e pure provato alla Maker Faire di Roma 2025. Si tratta infatti di uno dei miei tanti giochi analogici che ho progettato, creato e portato alla fiera per giocare con voi. Diciamo in questo caso specifico una vera e propria sfida a chi è più veloce, ma vediamo tutto con calma dopo la sigla. Per chi segue il mio canale sa che mi diverto a creare dei giochi completamente analogici e quindi al massimo fatti solo con transistor operazionali, giochi che probabilmente non interessano a nessuno visto lo scarso interesse che riscuotono questi video, ma che comunque io continuerò a creare e fare visto che i video li faccio perché mi diverto e non per cercare visualizzazioni, tanto che non ho mai neanche attivato la monetizzazione al mio canale. Ma tornando a noi, questo è a tutti gli effetti il terzo gioco assieme a Pongo 1D e l'Allegro Ingegnere che ho progettato, realizzato e portato in fiera, giochi che hanno riscosso un discreto interesse visto che moltissimi di voi si sono fermati a giocare con me e scambiare due parole e tanti di voi sono rimasti anche sorpresi quando hanno saputo che dentro queste schede non c'è Arduino o qualcosa di simile, cosa che non biasimo visto che quasi tutti gli stand della fiera mostravano solo varie schedine e applicazioni fatti con microcontrollori. Ma tornando a noi, prima di vedere nel dettaglio lo schema elettrico di questo circuito, vediamo come funziona e come si gioca con questa scheda. Nella realtà è un gioco piuttosto semplice, ridotto all'osso. Diciamo ci saranno due avversari che si sfideranno per determinare chi è il più rapido dei due a premere più volte un pulsante. La partita inizia quando viene premuto il pulsante start. In questo momento si accenderanno tutti questi LED che non faranno altro che visualizzare un conto alla rovescia. Infatti alla fine sono dei LED che si spegneranno in sequenza mostrando a tutti gli effetti il tempo rimanente. Però non appena il LED blu, cioè il primo LED del conto alla rovescia, si spegnerà, i due giocatori dovranno premere più volte e più velocemente possibile il proprio pulsante. E chi dei due riuscirà a premere più velocemente il pulsante rispetto all'avversario riuscirà a vincere. I due LED verdi invece, illuminandosi alternativamente, anche durante la partita, diranno in tempo reale chi dei due giocatori sta vincendo. Una volta scaduto il tempo, tutti i LED del conto alla rovescia saranno spenti e la scheda emetterà anche un suono per indicare il fine partita. Da questo momento in poi, premere ancora i pulsanti non avrà senso. Infatti la partita sarà conclusa e premere ulteriormente il proprio pulsante non cambierà il risultato. Diciamo che da questo momento in poi il LED verde acceso indicherà il vincitore e rimarrà fisso ad indicare chi alla fine dei due ha vinto. Nel gioco è presente anche un potenziometro per poter variare il tempo di gioco e di conseguenza far diventare sempre più difficili le partite, visto che dopo il primo sprint iniziale sarà sempre più difficoltoso mantenere ritmo e velocità nel premere il pulsante. Insomma, un giochetto molto semplice senza troppe pretese, ma tutto sommato divertente, o almeno questo a mio avviso. Ma andiamo a vedere come questo gioco fa funzionare senza microcontrollori o qualsiasi integrato digitale. Come potete vedere dallo schema, infatti ci sono solo resistori, diodi, BJT, condensatori e op-amp. E so che potrebbe sembrare complicato, ma nella realtà non è così difficile come progetto, sia da capire che da riprodurre volendo anche. Infatti se escludiamo questa prima parte di schema che servirà solo a prendere i 5 volt di alimentazione da una porta USB-C e quindi far funzionare il gioco con un qualsiasi power bank o alimentatore USB, questa seconda parte dello schema nella realtà è riciclata da un mio vecchio progetto, diciamo un altro gioco che ho già portato nel canale, cioè l'Allegro Ingegnere. Non mi metterò quindi ad analizzare nel dettaglio tutta questa parte di schema, visto che l'abbiamo già vista ampiamente nel vecchio video, che se volete potete andarvi a recuperare, ma diciamo che alla fine tutto questo non è altro che il nostro temporizzatore. Infatti premendo il pulsante di start, questo condensatore si caricherà quasi istantaneamente, per poi andarlo a scaricare con una certa velocità proprio dettata dalla resistenza serie verso il potenziale di riferimento e la capacità del condensatore. Sarà infatti proprio questo potenziometro a stabilire in buona parte la velocità di scarica e quindi anche variare la durata di ogni partita. Infatti questi operazionali collegati ad ognuno due LED sono dei semplici comparatori di tensione che andranno a spegnere il LED in sequenza via via che la tensione ai capi del condensatore andrà a calare. Ma non faranno solo questo, perché saranno sempre le uscite di questi operazionali poi a comandare il resto della, chiamiamola, logica di gioco. Infatti appena premeremo il pulsante di start e quindi anche il primo LED blu sarà acceso, l'op-amp di quel LED blu, oltre che ad accendere il LED, attiverà anche questi due BJT che saranno utilizzati come reset del gioco per, diciamo, eliminare i risultati della partita precedente e poterne iniziare
iniziare una nuova da zero. In poche parole però andremo a scaricare in modo più possibile uguale questi due condensatori e portarli praticamente alla stessa differenza di potenziale di partenza. Ma se non avete capito molto, non preoccupatevi che tra poco vedremo meglio tutta questa parte di circuito. Ora, tornando alla parte di chiamiamola logica di gioco, finché rimarrà acceso l'ultimo LED e quindi il conto alla rovescia non sarà ancora finito, questo pump manterrà in conduzione questo NPN che a sua volta manderà in conduzione questo PNP. Questo PNP poi andrà a fornire alimentazione a questi due pulsanti che saranno a tutti gli effetti quelli con cui i due giocatori si sfideranno rendendoli diciamo attivi. Ma prima di andare a capire cosa intendo per attivare questi due pulsanti, vediamo cosa serve quest'ultimo NPN. Infatti, mentre questo BJT sarà acceso, in realtà andremo a caricare anche questo condensatore ed effettivamente mantenere acceso anche questo BJT connesso in serie al buzzer. Il cicalino però, nonostante questo BJT sia simile a un cortocircuito, non suonerà. Avendo anche quest'altro BJT simile a un cortocircuito, non ci sarà praticamente differenza di potenziale ai capi del cicalino. Una volta però che anche l'ultimo LED sarà spento, questo primo BJT diventerà qualcosa di simile a un circuito aperto, cosa che però non accadrà al secondo, visto che proprio grazie a questo condensatore, che avremo caricato precedentemente, questo NPN rimarrà ancora attivo per un certo periodo. Però al contrario di prima, questa volta il buzzer potrà suonare, diciamo per un certo tempo, finché questo BJT sarà attivo e quindi questa capacità non si sarà scaricata quasi del tutto. Ora andiamo a vedere l'ultima parte dello schema, cioè il vero cuore del circuito. Infatti saranno proprio questi pochi componenti a determinare chi sta vincendo. Il principio base è piuttosto semplice. Questo pump non è altro che un comparatore di tensione. Nel momento in cui l'ingresso non invertente sarà più alto dell'ingresso invertente, l'uscita dello pump sarà a V più saturazione, facendo quindi accendere questo LED che segnalerà il giocatore che sta vincendo e spegnere questo LED, visto che praticamente ai suoi capi non ci sarà una differenza di potenziale. Se invece l'ingresso invertente sarà maggiore di quello non invertente, troveremo a tutti gli effetti in uscita meno V saturazione e quindi questa volta sarà questo LED verde a rimanere acceso. Insomma, in base alla tensione dei due ingressi riusciremo a capire chi sta vincendo o meno. Ora però serviva un circuito in grado di trasformare le continue pressioni del pulsante in una tensione da portare al comparatore, e questo lo farà proprio questo pezzettino di schema a monte. Infatti, una volta che avremo premuto start e il gioco quindi sarà iniziato, questi due pulsanti riceveranno, come visto prima, V alimentazione grazie a questo BJT. Da questo momento in poi, ogni volta che premeremo il pulsante, porteremo questo nodo a quasi V alimentazione. In pratica genereremo una specie di onda quadra premendo e rilasciando il pulsante repentinamente. Ora però vuol dire che questo condensatore continuerà a caricarsi e scaricarsi, creando a tutti gli effetti degli impulsi su questo nodo. Tutti questi impulsi, o perlomeno quelli positivi, per come è fatto il circuito, andranno verso questo condensatore e lo andremo a caricare ad ogni impulso, aumentando quindi via via sempre di più la tensione ai suoi capi, visto soprattutto che non avrà modo di scaricarsi velocemente avendo tutti i nodi ad alta impedenza a valle. In parole povere, più volte premeremo il pulsante e più tenderemo a caricare questo condensatore e quindi più aumenterà la differenza di potenziale ai suoi capi. Differenza di potenziale che verrà poi comparata con questo operazionale per determinare chi ha vinto. Ovviamente lo stesso circuito è ripetuto per tutti e due i giocatori in maniera uguale. Insomma, semplice e funzionale. Ora potete anche capire perché ho detto che questi due NPN, visti all'inizio, servivano per resettare il gioco. Infatti, quando saranno attivi e simili a dei cortocircuiti, andremo a scaricare abbastanza velocemente la tensione ai capi di questi due grossi condensatori, portandoli alla stessa tensione e quindi non solo a cancellare il vecchio risultato, ma anche a iniziare una nuova partita senza che un giocatore abbia un vantaggio sull'avversario. Poi tutto questo è valido solo nella teoria, perché nella pratica ci saranno sempre delle piccole differenze tra componente e componente. Infatti ogni componente elettronico ha delle caratteristiche che possono variare e sono garantite solo in un certo range dal produttore. Variazioni che, seppur magari minime, in certi casi rimarranno sempre. Motivo per il quale ad ogni reset il gioco si accenderà sempre lo stesso LED verde. Tornando a noi, finita la progettazione del gioco, ho realizzato anche un PCB per poterlo portare in fiera più facilmente e giocarci con tutti voi. PCB che potrebbe non sembrare, ma che ho realizzato con cura in realtà. Infatti, sempre per minimizzare le differenze tra i due giocatori, ho creato tutta la parte diciamo più delicata del circuito in maniera che fosse il più simmetrica possibile. In questo modo ho cercato di rendere il più possibile uguale tutti i vari passiti che il PCB stesso introduce nel circuito e quindi minimizzare le differenze nel risultato della partita che lo stesso PCB avrebbe potuto introdurre. Sì, benvenuti nel mondo analogico dove bisogna tenere conto di ogni singolo effetto, o per meglio dire probabilmente benvenuti nelle pare mentali di un nerd, visto che alla fine del
gioco funzionava anche una breadboard con fili volanti. Ma tornando a noi, ho predisposto il PCB anche per farlo interfacciare con dei joystick, sempre da me progettati, in modo da poter giocare anche comodamente a distanza. E non solo con i pulsanti presenti nel PCB stesso. Che poi sì, magari ho pensato a tutti questi dettagli e alla fine, come al mio solito, mi sono accorto troppo tardi che avevo sbagliato dei collegamenti del progetto del PCB comandato in stampa. Per fortuna errori rimediabili senza troppi problemi, ma che magari poteva anche essere meglio evitarli fin dal principio. Ma tornando a noi, finalmente abbiamo finito di vedere tutto il circuito come funziona. Spero che questo piccolo progetto in qualche modo vi sia stato utile. Infatti, anche se semplice e nulla di speciale, ha all'interno molte parti che possono essere utilizzate per tanti altri progetti o scopi. Detto questo, ringrazio anche tutti quelli che sono passati a salutarmi alla fiera e gli amici degli elettronici entusiasti che mi hanno invitato e dato uno spazio nel loro stand. Mi ha fatto però molto piacere riuscire a incontrare tutti voi di persona, giocare assieme e scambiare due parole. Penso però che per questo video ho parlato anche troppo. Se avete dubbi, domande o anche solo volete farmi sapere come avete trovato il video, scrivetemi nei commenti. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, tutte cose per voi senza costo ma per me molto importanti. Noi ci vediamo presto con altri nuovi video, ciao! Ok, aspetta, vabbè, tanto si resetta quando... vai. Ah, ho vinto io. C'è qualcosa che non va. Riprova, vedi che va. Un po'. Vedi che funziona? Te l'ho detto, è carino, Però il suono è arrivato leggermente prima di quando ho interrotto, perché io ho cliccato ancora e sono sì, uscito quando suona funziona ancora, appena finisce il suono non funziona più niente. Cioè lo stop, per come l'ho pensato, funziona perché se no devo mettere altri 2 transistor in più, ma come ne facevo? Tanto suona e quando finisce... questo per quelli più skillati, vanno avanti. Esatto. Però finché fai ready, se tu lo premi, finché fai ready, vedi che lampeggia perché si resetta continuamente. Finché è ready si resetta. Niente, ciao. È la sinistra, è la sinistra. Okay. Tu vuoi che ci scambiamo? No, gioco io qua con la destra adesso, vero? Allora, dovrei girare questi 2 condensatori perché è più semplice da premere, vedi. Questa volta hai vinto te. Ah, vedi la destra.